Buongiorno, avete mai visto Bernice così pimpante? Si va. Diventa matta, sta diventando... Cosa c'è, amore? C'è il tuo pappone. La Guarda tua quel pappone. buona. Ora, banda alle ciance, ci dobbiamo preparare che sono già le 10:04 qualcosa. 04 ai 30, vabbè, qua dietro. Da dietro Plaza Maior alla fine, non è che... Sì, Però dobbiamo muoverci, c'è da resettare e via. Raggiunto l'obiettivo, me le monto io, almeno non c'è rischio che fanno danni, se li faccio io ed è mia colpa. Però su due finestre, una montata male, non ci metti silicone, non ci metti niente, direi che forse le metto meglio io. Buona, ora... Silicone ne hai? Silicone 521 UV dovrei averlo, se non ricordo male, se no devo un attimo ordinare su Amazon e vedere quanto tarda. Work in progress, iniziamo a lavorare perché sennò con tutta sta roba in mezzo al camper non si può stare. Caffettino time e poi... Anche se ci siamo fermati, sta bene. C'è quel caldo freddo che stai bene lì, amore? Quanto è bello, amore. No, mio bambino, fammela vedere. Questi qua saranno tutti i ricordi che ci porteremo con te, amore. Perché anche Tito purtroppo non ha viaggiato tanto con noi perché è mancato quando noi stavamo iniziando, poi più o meno... Non ha viaggiato, cioè non ha viaggiato. No, aveva fatto il primo viaggio, era venuto con noi, mi sembra, quando siamo andati da mio padre. Non c'era anche Tito? No. Poi siamo rientrati in Canaria ed è mancato. No. O no? No. C'era già solo Bernice, sì. Hai girato solo le isole, Tito. Lui era mancato a giugno, il giorno dopo il tuo compleanno, e noi eravamo avanti per ottobre-novembre e quindi non c'era già più. Sì. Però c'è qualche video sul canale di qualche brico, i primi video, che si intravede ogni tanto Tyson. Sono brutti video per quello che faceva e come li facevamo, ma c'è il ricordo di Tito, quindi delle volte dico li tolgo perché ormai sono brutti, però è bello perché... Chi ci vuole seguire, i nuovi che ci vogliono seguire, magari vogliono andare a vedere dai primi video ad oggi. Abbiamo gente che si sta andando a vedere tutti i video veri. Però è anche una cosa bella lasciarli perché almeno uno dice, cavolo, ha iniziato che faceva dei video, a parte che erano brico, o anche le prime giornate che mettevamo che non erano bellissimi, però uno almeno vede che c'è stato dell'impegno e del miglioramento, cambiare di telecamera, migliorare gli editing, cioè è bello anche per quello lasciarli. No, comunque anche ci stanno facendo tanti complimenti perché si notano i miglioramenti, sia per me che per te. E siamo contenti. Sì. Le dronate che dicono che sono bellissime, però diciamo che il lavoro è 50%, perché io sì devo volare bene, ma se poi non la editi bene... È un gioco di squadra, è come al calcio, non vince quello che fa gol, perché se quello che fa gol non gli viene passata bene la palla e non c'è prima tutto il lavoro bene, lui non può far gol, quindi direi che è un gioco di squadra. Il cavallo che vince non si cambia, io sono un toro, non un cavallo. Quindi non ti posso cambiare, No. mi tocca tenerti così. Sì. Caffettino e andiamo a lavorare che c'ho da fare troppe cose. Inizio con le finestre perché me le devo togliere da lì e poi andiamo avanti col resto. Prima parte, tirato giù oscurante zanzariera. Così, ho tolto già l'oscurante e la zanzariera. Ora ho tolto i fermi qua, ho tolto questo. Così questa è libera, si può togliere. E poi via tutta la guarnizione e si va da fuori ora. Guardate chi è tornata a trovarci. La signorina Roberta e il signor Claudio. È riuscita a dire i nomi, ragazzi. Chi si ricorda? Oh, ma per chi mi prendi tu? Un evento raro. Vabbè, ora caffettino, secondo caffettino time. Natale, sai. Sì, è per quello. Siamo tutti più buoni. Oh, ma abbiamo il vischio qua. Voi avete fatto Siamo una sotto dopo. il vischio, Noi siamo, Mega addobbi noi natalizi. siamo minimalisti. Vabbè. Voi siete fatto E proprio- poi adesso ho utilizzato le pile di una cosa che accendeva, sai, quelle lucette lì per mettere sotto l'albero. Ah, ok. O va l'albero O va- va Tolte le graffette, ho tirato via tutta la guarnizione. E ora c'è il buco, ora bisogna togliere anche il vetro, che tanto sta cadendo a pezzi, guardate, è tutto diviso. E bisogna segnare perché devo allargare un po' il buco perché è leggermente, cioè questa è stondata e quella è più rettangolare. Come avevamo fatto in queste qua, bisogna un po' sagomare. Vamos! Jessica non è molto felice di queste cose. Si è arrabbiata. Buco allargato, l'abbiamo squadrato tutto, ci entra. Ora si pulisce bene tutto il basamento
silicone sulla finestra, si appoggia e si chiude a sandwich. Vamos. Ci siamo quasi, Superficie tutta pulita, ho tolto tutto il mastice che c'era al terostat. Ho usato questo prodotto qua, che è un detergente industriale della Würth. Anzi, Würth, se mi vuoi sponsorizzare qualcosa io li prendo i tuoi prodotti senza che li pago sempre, sarebbe bello. Ora, silicone intorno alla finestra, si mette fuori e da dentro si avvitano le viti che vanno a far presa. E ci siamo. Finestrella qua, silicone pronto. Jessica è imbacuccata perché metto silicone, leva fuori sulla scala, gli passo la finestra, lei la tiene attaccata e io da dentro metto la cornice con le viti. Mentre smontiamo tutto si fa anche la gabbia di Pippotto, così siamo contenti a posto. Qui c'è il letto di Cri, perché già che sto andando a rifare la finestra anche di Christian, vanno ad attaccarci loro la nuova parete lì, quella che vi abbiamo fatto vedere tutta colorata con i graffiti. Almeno poi quando metto la cornice finale rimane tutto bello perfetto. Fermiamo mai sempre. E non capisco, ma perché? Sei tu che te le inventi, se tu non ti inventavi di mettere la pellicola, io a quest'ora mettevo già la... Sì, vabbè, ma tanto ci abbiamo sempre Guarda quanto comunque peso, inutile. 200 cose da fare. In teoria togliendo anche le mattonelle che c'erano nelle pareti Un po' di peso. e mettendo la carta andremo a togliere anche qualche grammo forse. Mettiamo ora anche i pisellini con le carote, no, la zucca, no, La carote. zucca quella. Vediamo se la mangia il Pippotto. Io vado fuori a farti la gabbia? No, non è facile come sembra, come sempre. Ma direi che sta avvenendo un bel lavoretto. Ora metto la finestra perché devo fare gli angoli e poi la parte di là non ve la faccio vedere perché c'è il disastro. Lo finiamo dopo perché dobbiamo toglierci da qua, devo andare a ritirare un pacco e quindi ci fremeva fare questa parte prima di mettere la finestra, in modo che poi quando si mette l'oscurante, capito, non dovevo fare il taglio sull'oscurante, ma ora poi l'oscurante viene qua e rimane bello preciso, perfetto. Ritagliamo gli angoli e mettiamo la finestra come abbiamo fatto in mansarda. Allora, 2 pacchi ritirati, siamo venuti a Benalmádena, abbiamo fatto carica e scarico, ma come l'anno scorso che sia sotto le feste non ci lasciano parcheggiare. Che barba, che noia, che barba. Quindi tocca tornare in quelli di Torremolinos. E Cristian farà avanti e indietro col treno. Sì. Finché ci sono le feste. Sì, che poi dopo gennaio, perché... Sì, passate la feste, Befana. Poi di solito, l'anno scorso è stata così. Sì. Poi quest'anno non si sa, magari quest'anno fino a chissà quando, magari rompono le scatole. Quindi Ci vediamo a niente, Torremolinos. Andiamo a Torremolinos. Stiamo da sopra o da sotto? Uguale. Ci vediamo dopo a Torremolinos. Siamo tornati alla base. Facciamo il primo scavicchio ma non apro. Apriamo il pacco e vediamo assieme cosa c'è qua dentro. Io me le invento tutte, cioè io so cosa c'è, però me le invento tutte. Jessica un giorno o l'altro mi caccia di casa. Io lo faccio perché è lavoro per me. Cioè, lo faccio per dare un servizio. Scavicchiamo e troviamo un bel battery test per testare le batterie, ovvero ci abbiamo anche il forse anche fa roba anche di litio, mi sembra. Praticamente questo qua ci permette di, chi ha bisogno, di testare la batteria del motore se ha dei problemi. Può fare, leggo cosa fa e poi ve lo dico. Italiano ce l'abbiamo, tedesco, garantia, no, qua tedesco, no. Allora, vediamo le lingue. Contenuto, English, no, perché inglese per me già è un po' difficile. Leggo io in inglese. Allora. Oh niente, inglese e tedesco, non ci credo. Tocca andare a cercare le istruzioni in italiano di sto apparecchio, o in spagnolo. Studia l'inglese. Sì, perché non c'è altri idiomi. Bello, Vabbè, comunque sì, praticamente si imposta il tipo di batteria, ci dice tutti i vari, ti fa il battery test, la carica test, ti dà tutte le varie opzioni per capire la batteria in che stato è. Quindi da oggi nuovo servizio di casa su 4 ruote. Possiamo testare la tua batteria e ti diciamo in che stato si trova.
alla modica cifra di 150 euro, quindi ti costa meno cambiare la batteria. Mi hai fatto Giusto? vedere che bello il mio microonde. Ah, non so se l'ho fatto vedere finito. Eccolo qua il microonde della Jessica, fatto e finito. Fatto e finito, date che carino, è suo il posto. Proprio giusto, ci sta a centimetro. Quindi per cena cosa mi prepari, amore dolce sono della le mia vita? 20:18. A posto, non mangio. No, Tazza di latte e biscotti. stavo pensando perché fare l'arrosto, questo o lo Il spezzatino? lo spezzatino, no, ci vuole un'ora minimo. No, lo faccio con la pentola a pressione, ma almeno 40 minuti. Ora che lo prepari, che lo metti su e che lo fai, un'ora ci balla. Cosa possiamo mangiare? C'è niente in congelatore da fare nel microonde? C'è il riso, il riso, Io rido. però come lo condiamo? Cucù. Come lo possiamo condire? Vabbè, ci pensiamo e ve lo diciamo ora. Alla fine la cenetta, risottino con zafferano e zucchini. Sì, Il mini bro invece cosa ha mangiato? la carne di oggi perché noi non l'avevamo Al mangiata. pollo. E poi vi devo far vedere, dopo mangiato, l'altro pacco, che prima sto testando se funziona tutto e poi ve lo dico. Quindi quando sono ok vi dico eccolo qua, perché se no è inutile. Ora mangiamo e ci vediamo dopo. Pippo, dove vai? Guarda che ti vedo alla telecamera che fai il monello. Io ti vedo. Io ti vedo, monellino di questo papà. Dopo la cenetta ci mangiamo questo dolcino che l'abbiamo preso al Mercadone, solo dopo ci siamo accorti, o no, ce l'avevamo accorti subito che andava fatto nel No, dopo. ce ne Dopo. siamo accorti. che va scaldato 20-25 secondi nel microonde o anche nel forno, alla fine ho letto, però devi mandare il forno a 200 gradi per 30 secondi, cioè Guarda, siamo Pippo, gli diamo invece i lici. i lici. Guarda, la mamma te lo sbuccio, amore. Guarda così dà la mamma, non questo che è caldo, ti dà il lici che ti piace più o meno. Un periodo che stai provando cose ma le schifigni ma non le mangi. Sì, però alla fine mangia sempre le stesse cose. No, neanche questo. Vai. Lì c'hai la zucca e i pisellini e ora ti ha messo il lici. Ti hai tolto l'ossicino? No, quando poi lo pulisce un po' glielo levo. Perché gli piaciucchia però, perché è strano. Perché comunque come gusto è dolciastro, non è... Guarda come muove la pupilla. È buono, amore, ma lo devi tutta mangiare. la zucca per terra, cioè, e tu l'hai schiacciata per bene. Ecco, vabbè, mangiamo il dolcino. Ho mangiato il mio, l'ho fatto provare a Jessica, perché a Jessica non gli piace la cannella e in effetti c'ha il retrogusto di cannella. Ha fatto delle facce, Jessica. Beh, Beh. la cannella proprio non mi piace. Mangio questo. Che è tipo il pulvito uruguayo, lì, dulce de leche, biscottini. Era più buono quando lo facevo io però. Non c'entra niente col dulce No, de leche. è proprio tutt'altra cosa. Però dai, Col mangiabile. pulvito uruguayo, non col dulce de leche. Buono. Mangiamo il dolcino. Mangiabile. Ho fatto i primi test e sono andati a buon fine. Vi aggiorneremo, vedremo come funzionerà più avanti. Vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato per migliorare tutto in generale. Facciamo parte della casa di Elon Musk. Qui c'è l'antenna. L'ho fatta rientrare dalla finestra del bagno perché ho fatto i primi test e sembrerebbe che sono riuscito ad attivare e a far funzionare tutto. Devo vedere ora, perché ho dovuto fare un aggiornamento, ho dovuto vedere il piano perché subito ha visto che, perché io gli ho messo i miei dati dell'Italia e subito si è accorto che non era nel territorio, però poi è partito. Non so se devo fare qualche upgrade che magari costa un po' di più per usarlo anche fuori, devo vedere bene tutte queste cose. Siamo passati a questo perché alla fine ci siamo rotti un po' le scatole. Allora, in primis bisogna anche capire dove posizionarla, perché io non voglio fare metti togli, voglio cercare di trovare poi una soluzione fissa che ok, questo non è il modello da usare in movimento, ma tenerla fissa montata con il cavo che entra, un po' come ha fatto anche Step Over, ma lui forse non l'ha neanche fissato l'antenna ma ha fatto solo un sistema di cavo. Quindi se riesco voglio fare una cosa che rimanga fissa, magari appesa di, non lo so, me la devo studiare, e la accendo solo quando sono fermo con il camper, lei si muove e fa quello che deve fare per darmi internet. Così ce l'abbiamo ovunque, non abbiamo più problemi di dati limitati, in Italia, Spagna, se giri, se fai cose, almeno. Poi la cosa bella è che entri nell'app e puoi gestire tutto. Se tu sai che un mese vai via, blocchi il piano e non lo paghi più, passi al mese successivo, lo riattivi, ecco, non è un problema. Niente, questo è il tutto. Così anche Jessica è più veloce per caricare i video per voi, perché comunque la velocità ce l'ha, confronto. Perché allora inizierò a mettere i video in 4K
Dobbiamo ora fare il test, vedere come si movimenta la cosa. Direi che possiamo salutare tutti e andarcene a letto per oggi. Sì. L'abbiamo fatta di cosa? Buonanotte, Fiorellino. Siete pippotto. Lui sarà a casa. Te la fischi? Sarà a casa. Oh, amore, mio biscottino. Invece, mio biscottino. Il mio biscottino sei? Papi! Dove papi? È qua papi, amore. Biscottino di papà sei. Buonanotte a tutti. Giornata inizia così. Già abbiamo pranzato. Questa è la camera finita di Christian, ce l'abbiamo fatta. Ora io sto facendo la mensola nuova perché prima era di trucciolato ma pesava molto. Quindi avevo un pezzo di compensato, gli ho fatto io qua l'alzatina. Praticamente questa verrà così, in modo che è bella robusta ma è leggera. Qua ci avrà la PlayStation e tutte le sue cose. Ora valuto se la PlayStation mettergliela attaccata alla parete così respira di più e c'è più spazio nella mensola. Ora gli vado a dare una mano di prime e poi gli mettiamo la carta, quella lì che è avanzata, si fa il bordo di qua, che è quello a vista, e il pezzo sotto, così non si vede niente, dentro non serve tanto alla fine. È così. Dice Bernice, Christian e Jessica sono andati a prendere una cuccia per Bernice. Pippotto è qua che sta mangiando l'arancino e la carotina che ha là. E io sto aspettando un camperozzo che sta arrivando da Lisbona, dal Portogallo, perché ha la truma diesel con dei problemi, si è deciso di toglierla e gli monto un cinesino che avevamo già parlato. Ora vediamo come si evolve la situazione, che cosa vuole fare bene il tutto. Il cinesino me l'hanno appena consegnato. Ora andiamo a dare il prime. Questo è proprio della stessa marca della colla e si dà quando si fa del legno naturale, diciamo così. Si ci dà una mano di questa, si lascia asciugare un paio d'ore, c'è scritto, e poi si può mettere la colla per mettere la carta. Quindi iniziamo con questo ora. Sei venuta al sole, Bernice? Qua è meglio che non stai, Bernice. E non passare davanti alla telecamera, sennò non si vede più niente. Vedono il tuo culone. Vedono così. Vieni qui, Tanto questo è giusto per attappare i pori, che prenda bene la colla poi per la carta. Ok, e bisogna fare un pezzo di colla. Non ti avvicinare qua, amore, che non ti fa bene proprio respirare queste cosine. Ok. Oh, primer dato. La reginetta si è messa lì. Aspetta Jessica che arriva con la cuccia, poi vedete come entra dentro rapido. Monnella. Abbiamo pennello e mani e via. Alla fine PlayStation fissata qua, gli ho fatto io una strutturina così con dei legnetti che avevo. La TV va al suo posto qua. Ora poi gli faremo anche un blocco in modo che non si muove la TV mentre andiamo, perché finora si muoveva. Mi invento un qualcosa per bloccarla, così là poi ci avrà la mensola più vuota, ci può mettere più cose, la PlayStation qua respira di più. E ora sto cercando di inventarmi un qualcosa, cioè di inventarmi, creare un qualcosa con altri legnetti da bloccargli il joystick qua, così non ce l'ha in giro. Quando finisce di giocare attacca il cavetto qua sopra e lo attacca alla play, così si ricarica ed è tutto bello bloccato e fisso. Vediamo cosa riesco a studiarmi, qua. Stavo pensando di creare tipo una U, però ora voglio vedere se c'ho ancora un gommino per fare una prova con una cosa che ho e vediamo se mi riesce. Guardate qua che supportino per il joystick, Ormai sono anche un falegname, più o meno. Chiude la TV, tac, c'è il cavetto, passa qua dietro, lo attacca qua e ricarica il joystick. Ottimo. Nel mentre, proprio giusto a pennello, è arrivato il signore che bisogna andare a mettere il cinesino. Ora vediamo bene di valutare tutta la situazione com'è e niente, cerchiamo di capire il tutto, cosa c'è da fare, come da fare e via dicendo. Vi lascio un attimo qua in sospeso perché vado a fare questo check up e poi vediamo. Nel mentre la tavoletta si è asciugata, ora Jessica e Christian ci metteranno la pellicola e io poi fisso la mensolina. Iniziamo i lavori, andiamo a mettere il cinesino su questo rollertino.
Sto prendendo le misure dove mettere il motore, credo che più o meno andrà qua. Ora prendo bene le misure per vedere che sotto non ci sia niente e iniziamo. Guardate che bel mezzo nuovo. Iniziamo. Una volta individuato dove metterlo, si prendono le misure, si fa il buco e si esce fuori. Si mette tutto il nastro resistente ad alta temperatura, sia che faccia il basamento, sia tutto il laterale, sia esterno, l'ho messo, poi dopo andiamo a vedere anche sotto, in maniera che il caldo riflette su questo nastro alluminio ad alta temperatura fatto apposta. A questo punto si colloca la piastra sul cinese, il tubo già possiamo mettere dell'aspirazione che lo mandiamo giù, così giù non dobbiamo poi complicarci, è più scomodo da sotto lavorare, quindi lavoriamo da sopra il più possibile, e poi fissiamo la piastra. Non so quanto, perché qua è un punto purtroppo tutto di polistirolo, ma ci mettiamo le sue viticine e tiene, comunque c'è il compensato. Vamos! Come stiamo procedendo? Cinese fissato. Questo è il suo punto dove è già fisso e rimane. Ora vi faccio vedere sotto com'è il tutto. Qua c'è la marmittina che viene indietro. Ho fatto delle staffette che prendono là su una plastica che aveva già dei prefiletti, e qua sul gradino già c'era una vite e gliel'ho aggiunto qua, così è bella ferma. Là dietro c'è la pompettina e qua c'è il filtro dell'aria qua dietro che prende aria dal davanti pulita, e dietro c'è il gas di scarico, così non c'è il rischio che si mischia. Il tubetto passa di qua, va sotto il telaio, corre tutto di qua che è quello verde fluorescente, va là dietro e poi la si collega. Ora andiamo a fare il collegamento elettrico interno. Al buio, ma cinesino acceso, sta già pompando aria calda. Ora bisogna fare qua il buco per far uscire la bocchetta. Ottimo, qui c'è il suo computerino, poi da fissare anche quello, ma intanto c'è l'aria calda in camper. Senti com'è runsa, zero fumo, tutto perfetto. Quindi mi ha aiutato oggi a passare le chiavi a Pappagallo e Monnello. È arrivata l'ora della pappa. Stasera minestrina. Jessica ha già mangiato e già al dolce, non mi ha neanche aspettato perché io me la stavo menando. Buon appetito. Cenetta fatta, ora andiamo a prenderci il caffettino da Claudio e Roberta. Bernice è uscita a fare la pipì. Oggi abbiamo fatto una bella giornatina impegnativa a montare il cinesino. Non è stata una grande complicazione, però comunque c'è del lavoro dietro, quindi ci sta. Buona pipì Bernice e andiamo a prendere il caffettino. Ci vediamo dopo per la buonanotte, anzi vi do già la buonanotte perché dopo magari torniamo tardi e andiamo poi a nanna. Quindi ci vediamo domani al prossimo episodio.